Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene, grazie. Oggi voglio parlare di qualcosa che ho sentito nelle notizie. Hai sentito parlare dei tassi di cambio? Sì, certo. I tassi di cambio sono i prezzi ai quali una valuta può essere scambiata con un'altra. Ad esempio, se vuoi cambiare dollari americani in euro, devi conoscere il tasso di cambio. Esatto. Ho letto che il tasso di cambio tra il dollaro americano e l'euro è cambiato recentemente. Prima era $1 uguale a 0,85 euro, ma ora è $1 uguale a 0,80 euro. Ah, capisco. Quindi se ho 100 dollari, ora otterrei 80 euro invece di 85 euro. Questo significa che l'euro è più forte di prima. Sì, esattamente. Quando l'euro è più forte, ci vogliono più dollari per acquistare euro. Questo cambiamento nel tasso di cambio può influenzare molte cose. Ad esempio, se stai viaggiando in Europa, devi pagare più dollari per ottenere la stessa quantità di euro. È interessante. Ricordo che quando sono andato in Francia l'anno scorso il tasso di cambio era molto diverso. Ho ottenuto 85 euro per i miei 100 dollari. Ora il tasso è più basso, quindi riceverei meno euro se cambiassi i miei soldi oggi. Giusto, questo è importante per i viaggiatori. Un buon tasso di cambio significa che ottieni più valuta estera per i tuoi soldi, il che ti aiuta a spendere meno quando visiti un altro paese. Ma perché i tassi di cambio cambiano? Ho sentito che dipendono da molti fattori. Sì, ci sono diverse ragioni per cui i tassi di cambio cambiano. Una ragione è la condizione economica. Se l'economia di un paese è forte, la sua valuta potrebbe diventare più forte. Ad esempio, se l'economia americana va bene, il dollaro potrebbe rafforzarsi rispetto ad altre valute. Ho capito. Quindi se gli Stati Uniti hanno bassa inflazione e alta occupazione, il dollaro potrebbe aumentare di valore. Esattamente. Un'altra ragione sono i tassi di interesse. Quando un paese ha tassi di interesse elevati, può attrarre investimenti esteri. Questo può rendere la valuta più forte. Ad esempio, se gli Stati Uniti aumentano i tassi di interesse, più persone potrebbero volere investire in dollari americani, causando un aumento del valore del dollaro. Ha senso. Ho anche sentito dire che la stabilità politica può influenzare i tassi di cambio. Se un paese è stabile e ha un buon governo, la sua valuta è più probabile che sia forte. Sì, la stabilità politica è molto importante. Se c'è incertezza, come elezioni o conflitti, la valuta potrebbe indebolirsi. Gli investitori preferiscono paesi stabili perché sentono che i loro soldi sono al sicuro. Quindi, le condizioni economiche, i tassi di interesse e la stabilità politica sono alcuni dei fattori chiave che influenzano i tassi di cambio. Sì, e ci sono anche le speculazioni di mercato. A volte i trader comprano e vendono valute in base alle loro previsioni sui cambiamenti futuri. Questo può far oscillare il tasso di cambio anche se le condizioni economiche sono stabili. Capisco. È come un gioco di domanda e offerta. Quando molte persone vogliono comprare dollari, il prezzo sale, e quando pochi li vogliono, il prezzo scende. Esattamente.
È per questo che i tassi di cambio possono cambiare ogni minuto nel mercato valutario. Ad esempio, in un momento $1 può essere uguale a 0,80 euro e pochi minuti dopo può essere uguale a 0,81 euro. È molto interessante. Non sapevo che i tassi cambiassero così spesso. Deve essere difficile tenerne traccia. Sì, può essere complicato. Molte banche e siti web forniscono tassi di cambio in tempo reale così le persone possono vedere i prezzi più recenti. Controllo sempre il tasso prima di cambiare i miei soldi in banca. Anch'io. Voglio ottenere il miglior affare quando viaggio. A volte aspetto anche qualche giorno se so che il tasso migliorerà. È una strategia intelligente. Pianificare in anticipo può aiutarti a risparmiare. Ho anche sentito che alcune persone usano un'app per il cambio valuta sui loro telefoni. Queste app ti mostrano il tasso di cambio attuale e ti aiutano a calcolare quanto otterrai se scambi una certa somma di denaro. Sì, uso un'app per il cambio valuta quando viaggio. È molto facile da usare. Inserisco l'importo in dollari e mi mostra l'equivalente in euro o in qualsiasi altra valuta. Trovo queste app molto utili anche io. Mi aiutano a capire quanto costano le cose in un altro paese. Ad esempio, se un pasto in Francia costa 20 euro, posso vedere rapidamente quanto corrisponde in dollari. Questo rende più facile fare shopping e pianificare quando sei all'estero. Ricordo quando ho comprato un souvenir a Parigi. Il negoziante ha detto il prezzo in euro e ho usato la mia app per controllare il prezzo in dollari. Mi ha aiutato a decidere se l'oggetto fosse un buon affare. Esattamente. Conoscere il tasso di cambio ti aiuta a prendere decisioni informate. È anche importante per le aziende che commerciano a livello internazionale. Le aziende devono conoscere il tasso di cambio per calcolare il costo di beni e servizi in valute diverse. Sì, ho letto che molte aziende usano strategie di copertura per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Possono acquistare una certa quantità di valuta estera a un tasso fisso per evitare perdite se il tasso cambia. Esatto. La copertura aiuta le aziende a gestire il rischio. È come una polizza assicurativa contro le fluttuazioni valutarie. Ad esempio, se un'azienda americana importa beni dall'Europa, può concordare di pagare un tasso fisso in euro anche se l'euro diventa più costoso in seguito. Sembra molto intelligente. Aiuta le aziende a pianificare i loro budget ed evitare costi imprevisti. Ho anche imparato che i turisti dovrebbero stare attenti quando cambiano soldi negli aeroporti o nei luoghi turistici. I tassi in quei posti sono spesso peggiori rispetto a quelli delle banche. Sì, è vero. Cerco sempre di cambiare denaro in banca o di usare un bancomat che offre un buon tasso di cambio. In aeroporto, i tassi possono essere molto bassi e potresti perdere soldi sul cambio. Concordo. Preferisco prelevare contante da un bancomat nella valuta locale piuttosto che cambiare soldi in aeroporto. I bancomat di solito offrono un tasso migliore. Questo è un buon consiglio. È importante confrontare i tassi prima di effettuare un cambio. A volte controllo anche 2 o 3 banche per vedere quale offre il miglior tasso. È un'ottima idea. Fare shopping può aiutarti a risparmiare. Ho un'ultima domanda. Pensi che i tassi di cambio miglioreranno in futuro? È difficile da prevedere. I tassi di cambio dipendono da molti fattori e possono cambiare rapidamente. Tuttavia, se l'economia americana continua a crescere e i tassi di interesse rimangono alti, il dollaro potrebbe tornare a rafforzarsi. Spero che sia così. Un dollaro forte rende i viaggi più economici per me.
Ma so anche che a volte un dollaro più debole può aiutare gli esportatori perché i loro beni diventano più economici per i compratori stranieri. Sì, è vero. Una valuta più debole può rendere le esportazioni più competitive. È tutto una questione di equilibrio. Le economie devono adattarsi alle condizioni in cambiamento e i tassi di cambio aiutano a riflettere questi cambiamenti. Grazie Alice per avermi spiegato i tassi di cambio, ho imparato molto oggi. Prego, Tom. Sono felice che abbiamo avuto questa conversazione. È importante capire i tassi di cambio, specialmente se si viaggia o si fa affari a livello internazionale. Concordo. Controllerò il tasso di cambio prima del mio prossimo viaggio in Europa. Voglio essere sicuro di ottenere il miglior affare quando cambio i miei soldi. È un buon piano. Ricorda di usare la tua app per il cambio valuta e confrontare i tassi in diverse banche. Puoi risparmiare denaro pianificando in anticipo. Lo farò sicuramente. Grazie ancora per le informazioni, Alice. Mi piace sempre conversare con te. Anche a me, Tom. È divertente imparare cose nuove insieme. Parliamo di nuovo presto di un altro argomento interessante. Sì, non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Buona giornata, Alice. Anche a te, Tom. Abbi cura di te. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.